un grandissimo stimolo che vale circa 30 miliardi di euro fiscale per far sì che le imprese italiane entrino nel mondo dell'impresa 4.0, quindi nel mondo delle nuove tecnologie per produrre il più rapidamente e il più velocemente possibile, recuperando un gap che abbiamo avuto negli ultimi, direi, 10 anni di politica industriale. Noi abbiamo identificato gli obiettivi che ci eravamo dati, li abbiamo raggiunti pressoché tutti tranne sul venture capital. Gli investimenti sono cresciuti dell'11%, quindi un tasso, direi, cinese di investimento molto importante, soprattutto Industria 4.0 ormai è conosciuta da tutte le imprese, c'è stato un grande lavoro di missione collettiva del paese, del paese produttivo su questo, molto importante. La sfida adesso sono le competenze ed è il lavoro che abbiamo fatto nell'ultima finanziaria con gli istituti tecnici superiori, i competence center e i Digital Innovation Hub e il credito d'imposta sulla formazione. Molto banalmente noi stiamo perdendo un'occasione straordinaria. In Germania gli istituti tecnici superiori, che non sono gli istituti tecnici ma sono, diciamo, come un biennio di laurea per intenderci, diplomano 800.000 persone, noi ne diplomavamo 10.000, ne abbiamo portate, anzi 8.000 per la precisione, li abbiamo portato con dei fondi del Mise a 20.000, ma siamo ancora all'anno zero. Dobbiamo arrivare almeno a 100-150.000 diplomati, sono persone che trovano lavoro nel primo anno all'85%, è un'opportunità per i giovani straordinaria che peraltro non è solo un'opportunità di lavorare nell'azienda, ma anche di conoscere tecnologie che li mettono in grado poi di aprire la loro azienda, quindi è anche un gran veicolo per l'autoimprenditorialità. Competence Center finalmente, dopo una lunga gestazione, è stata fatta la graduatoria, saranno sostanzialmente 7 università o poli universitari che si sono messi insieme di eccellenza con imprese all'interno, che avranno l'obiettivo di sviluppare quello che fa un po' il Fraunhofer in Germania, cioè l'innovazione, ma l'innovazione molto orientata alla produzione, quindi non un'innovazione astratta rispetto alla produzione. Noi abbiamo deciso di avere questo approccio, cioè bottom up piuttosto che top down, perché ci sono tante eccellenze in Italia, Politecnico di Torino, Milano, le università venete, Sant'Anna e tanti altri, dargli un po' più di fondi, quindi rafforzarle, obbligarli ad avere il rapporto con le aziende strutturali e allo stesso tempo costruire una rete che si possa coordinare per cui ognuno possa seguire una specializzazione. Io gli direi questo, che la tecnologia è molto importante, conoscerla è fondamentale ed è utile, e soprattutto provare lavori, perché nessuno, a meno che non avere una vocazione molto forte, sa veramente che lavoro vuole fare quando entra nel mondo del lavoro. Quello che però è importantissimo è capire che la conoscenza, la lettura, la cultura, quello che è il bagaglio di competenze umanistiche sarà fondamentale anche per usare la tecnologia. La tecnologia diventerà sempre più in qualche modo una commodity, una cosa che si può comprare. Il fattore umano che usa la tecnologia dovrà essere sempre più sofisticato e sempre più articolato. In questo la cultura umanistica di cui l'Italia è culla in qualche misura è molto importante.